Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova ricetta. Oggi vi preparo il pane pita, un pane schiacciato con forma circolare, lievitato, che ha la caratteristica di gonfiarsi quando viene messo in forno, quindi poi viene aperto a metà e al suo interno si crea come una sacca dove si possono inserire vari alimenti e quindi si può preparare un panino gustoso. Le zone geografiche da cui trae origine sono il Nord Africa, il bacino mediterraneo, l'Afghanistan e la Grecia. E ora che ci siamo tolti tutti questi dubbi, possiamo partire con la ricetta. Dopo la sigla. Sono Gabriele, in questo canale Omino Focaccina mi occupo di prepararvi ricette semplici, veloci e genuine, con ingredienti sani e naturali, ma senza rinunciare a gusto. Prima di iniziare questa ricetta vi invito solo ad attivare la campanellina delle notifiche in maniera che quando caricherò una nuova ricetta verrete avvertiti. E ovviamente se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Per preparare questa ricetta avrete bisogno di 500 g di farina, 300 g di acqua, 30 g di olio d'oliva, 20 g di lievito e 10 g di sale. Io dovrò fare una piccola modifica alla ricetta, nel senso che non ho lievito fresco in casa, perciò procederò con un lievito secco, quindi la grammatura sarà differente perché a 20 g di lievito fresco corrispondono 7 g circa di lievito secco. Quindi anche l'incorporatura delle varie materie prime che vedrete non sarà fedele all'originale. In teoria dovete mescolare il lievito con l'acqua per la vostra ricetta. Quando poi il lievito si è sviluppato bene, lo andate poi ad aggiungere all'impasto principale, mentre invece questo lievito secco si può aggiungere tranquillamente ai solidi e poi una volta amalgamato si aggiungono i liquidi. Normalmente dovreste cominciare incorporando, come vi dicevo, il lievito fresco all'acqua e poi mescolarlo. Ma siccome io utilizzo, come vi dicevo, perché ho solo questo in casa, il lievito secco va aggiunto direttamente all'impasto principale, quindi alla farina, quindi lo vado già ad inserire e poi inserisco già anche il sale, perché in questo caso non ci sono problemi. Dopodiché con un frustino vado a mescolare un po' il tutto. Voilà. A questo punto andremo ad aggiungere l'olio e piano piano andremo ad aggiungere anche l'acqua. E suggerisco di usare solo le dita e non l'intera mano all'inizio per mescolare, in modo da non impiastricciarvi e riuscire comunque ad ottenere l'impasto desiderato. Come adesso l'impasto si asciugherà un po', andremo ad aggiungere il resto dell'acqua. Ci siamo. E ora mettiamo a riposare il nostro impasto per circa un'oretta, in maniera che possa lievitare. Dopo circa un'ora andiamo a riprendere il nostro impasto, che nel frattempo ha lievitato. Un nostro prezioso foglio di carta da forno. Infariniamo leggermente la superficie, così, e poi andiamo a prendere il nostro impasto. Lo stacchiamo. Ecco fatto. E adesso andremo a lavorarlo un pochino per renderlo più elastico. Diamo una spolverata di farina anche a lui.
e ora lo dividiamo. Quindi ci troveremo davanti a questa situazione, già pronte in teglia, solo da cuocere. Quindi adesso andiamo a accendere il forno. Ok, ora inforniamo per 8 minuti il nostro pane a 250 gradi. Voilà, il nostro pane ha gonfiato ed è pronto. Eccolo qui. Ecco qui il nostro pane pita. Ora vi faccio vedere come si può tagliare per inserire al suo interno un delizioso ecco fatto, vedete? Qui potete inserire tutto quello che volete e poi diventerà buonissimo, uno sfizioso panino personalizzabile come volete voi. Ricordatevi di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è stato utile. Mi raccomando, lasciate un bel po' di commenti qui sotto, fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta e se vi è stata utile e com'è questo pane. Ciao a tutti da Gabriele.